Il termine economia viene dall'unione di due parole greche, oikos e nomos. Oikos per i greci significa la casa, ma non quella che conosciamo noi, quella grande struttura delle società antiche in cui vivono decine o centinaia di persone, e nomos significa la legge. L'economia è quindi la disciplina che regola le norme per il funzionamento della casa. L'economia nasce quindi dopo la creazione del potere. Nella società precedente, la società del matriarcato, non esisteva il potere e non c'erano nemmeno l'accumulazione e lo scambio economico. La società era regolata dallo scambio glorioso, in cui ciascuno cercava di eccellere per la maggior gloria della propria comunità. L'accumulazione nella società dei cacciatori e dei raccoglitori non aveva alcun senso, si cacciava e si raccoglieva quello che era necessario per vivere, poiché la natura era sempre generosa e dava in misura sufficiente per tutti. La pratica dello scambio era dettata dal dono, che era un modo per propiziare il favore degli dei per la propria comunità e per se stessi. Alla fine dell'anno, in coincidenza del solstizio d'inverno, grandi feste rituali erano l'occasione per manifestare tutta la ricchezza della comunità. Tutti i cittadini, tutti i membri della comunità donavano generosamente agli altri, e soprattutto agli dei, affinché questi manifestassero la loro generosità anche nell'anno successivo. Tutto il prodotto della comunità veniva consumato durante queste feste rituali, che erano anche l'occasione per la fecondazione, secondo una tradizione che ancora in epoca storica era rappresentata dalle feste dionisiache. E in queste occasioni erano le donne che sceglievano l'uovo da cui farsi fecondare. Nella società matriarcale, infatti, nella casa insieme alla grande madre vivevano le donne e i bambini, mentre gli uomini abitavano in altri edifici. Insomma, si trattava di un'organizzazione sociale che era completamente diversa da quella basata sulla famiglia, così come noi la conosciamo, e che nasce proprio in quel periodo. Ma come? Ma perché nasce in questo periodo? Il problema era rappresentato dal fatto che molte donne sceglievano lo stesso uomo, il più bello, il migliore secondo il gusto del tempo, e gli altri però erano esclusi dalla riproduzione dei propri geni. Inoltre, i membri della comunità non avevano coscienza di sé, ma solo avevano la coscienza di appartenere alla stessa comunità. Ad un certo punto, probabilmente proprio per garantire la riproduzione del proprio patrimonio genetico, gruppi di uomini cominciano ad assaltare la comunità per prendere le donne con la violenza e per prendere anche i beni. Da questo fatto terribile, che conosciamo in storie come il ratto delle Sabine, nella tradizione romana, storie di cui c'è memoria in gran parte dei popoli antichi, viene però un fatto estremamente positivo. I tipi genetici, che fino a quel momento erano in numero estremamente ridotto, cominciano a moltiplicarsi. E soprattutto nel compiere violenza contro la loro stessa comunità, contro i membri della comunità, gli uomini acquistano coscienza di sé e della propria individualità. Come avviene questo meccanismo? In modo abbastanza semplice, volgendo un'arma contro un altro, io lo separo da me, lo separo da quella comunità, da quella che fino ci aveva accomunato fino a quel momento. Non a caso, nelle società antiche, l'anima era attributo solo di chi poteva impugnare un'arma, e perciò gli schiavi e le donne non l'avevano. Idea questa che ha regolato la nostra società fino a pochi decenni fa e che è tuttora radicata in molte società nel mondo. Se quindi la società matriarcale si fondava sul dono glorioso anche di se stessi, la società patriarcale si fonda sull'appropriazione degli altri e dei loro beni. A fronte del pericolo di perdere i propri beni di cui si sono appropriati, gli uomini cominciano a temere la scarsità e contemporaneamente all'idea di accumulazione nasce l'idea del tempo e nasce la necessità di fare la guerra per aumentare la propria potenza e allontanare il pericolo della scarsità. Allo stesso tempo l'idea di scarsità si rivela uno strumento utilissimo per la gestione del potere, anzi, per la verità, l'idea di scarsità è la gestione del potere, perché chi gestisce risorse scarse ha potere. Gli uomini cominciano a farsi la guerra per aumentare la propria potenza all'infinito e garantirsi contro infiniti anni di scarsità, e cominciano
a vedere il mondo secondo la nuova idea della scarsità, un mondo chiuso, con risorse limitate, piatto, circondato da un oceano che fa da limite, così come fanno da limite le mura della città, e che sono diventati il limite di quella che originariamente era la casa comune, in cui era sacra e inviolabile l'ospitalità. Le risorse alimentari, le informazioni, l'energia, che nel mondo antico significa essenzialmente, era rappresentata essenzialmente dalle energie umane e quindi dagli schiavi, erano ottenute scarse per aumentare il potere del principe e del gruppo che lo sosteneva. Ancora oggi il potere viene definito dalla scarsità dei beni da distribuire e per sopravvivere e aumentare la propria potenza il potere deve definire come scarsi beni che non lo sono affatto, come l'acqua o il cibo. L'acqua non può essere scarsa in un pianeta che ne è coperto per oltre i 2/3 e il cibo non può essere scarso in un sistema che ne distrugge sistematicamente una parte consistente per tenere il prezzo. L'economia viene definita in tutti i manuali come la scienza che regola la produzione e la distribuzione di risorse ritenute scarse. Gli stessi manuali dicono che se c'è sovrabbondanza di beni non c'è bisogno di economia, e questa è una bella contraddizione in una società che è percorsa da continue crisi di sovrapproduzione. Ebbene, in questo corso voglio dimostrare che le risorse sono sempre sufficienti e che la scarsità è un problema culturale e non reale. Facciamo un esempio. Se chiudiamo una persona in una stanza e la sigilliamo, alla fine questa morirà per mancanza d'aria. Ma questo non ci autorizza a dire che l'aria è scarsa, ma solo che determinate condizioni culturali e ambientali hanno determinato la scarsità che ha fatto morire il povero disgraziato oggetto del nostro esperimento mentale. La dimostrazione che le risorse sono sempre sufficienti presenta tuttavia qualche difficoltà e la affronteremo un pochino più in là in un video dedicato apposta a questo problema. Adesso vi faccio però solo osservare che è difficile conciliare la scarsità con l'idea stessa di sovrapproduzione e soprattutto che la produzione di beni materiali, questi infatti oggi rappresentano più dell'80% del nostro prodotto interno lordo e sono per definizione illimitati. Se per consumare una torta dobbiamo dividerla, per fruire di un film o di una musica o di un software non dobbiamo fare alcuna divisione. Ciascuno di noi può godere dell'intero senza togliere niente agli altri e avrete notato che non ho usato il termine consumare un film, un software, una musica, che sono difficilmente consumabili, così come si consuma un piatto di pasta, un pezzo di pane o un'automobile. Ho parlato di fruizione passiva, se si parla di televisione, e attiva davanti a un computer, come quella che stiamo facendo adesso qui. Insomma, se due persone scambiano un bene materiale, resteranno alla fine con un bene ciascuno, ma se essi scambiano un bene immateriale, si troveranno alla fine dello scambio con 2 beni ciascuno. Il potere nella nostra società si manifesta essenzialmente nella forma di scarsità di denaro, perché come abbiamo visto di beni ce ne sono pure troppi. L'economia del debito è il meccanismo utilizzato per generare scarsità di denaro. Insieme alla scarsità e al denaro nasce contemporaneamente anche l'idea di tempo. La società matriarcale viveva in un eterno presente, noi viviamo proiettati nel futuro. Noi ci sacrifichiamo oggi per garantirci il futuro, per esorcizzare la paura della scarsità. Ebbene, concedetemi prima della dimostrazione che faremo prossimamente che la scarsità è realmente un fatto culturale, che le risorse sono sempre sufficienti, anzi che sono sovrabbondanti per definizione. Se questo è vero, quale strumento è più potente della paura della morte per la gestione del potere? Proiettando la nostra esistenza nel futuro, in un eterno futuro, rinunciamo a vivere il presente. Per questo il denaro, che ha creato l'idea stessa del tempo, rappresenta la nostra garanzia per il futuro e in fin dei conti la garanzia della nostra immortalità. In questo senso il denaro si fa Dio perché appunto garantisce l'immortalità di chi lo possiede.